Ciao amici del bosco, oggi potiamo l'olivo con Nicola. Pianta forte, potatura debole, pianta debole, potatura forte. Seguiremo 4 fondamentali fasi per fare un vaso policonico semplificato. Prima fase fondamentale da non sottovalutare è la pulizia degli attrezzi. Nicola, la tua ricetta? Mix di acqua e candeggina al 2%, giusto per dare una disinfettata alle lame, per non trasmettere principalmente il batterio della rogna tra una pianta e un'altra. Prima di entrare nel vivo della potatura ringraziamo Harkman, utilizzeremo alcuni dei suoi attrezzi come lo svettatore Helium che Nicola conosce e usa da tempo. Seconda fase, l'osservazione della pianta. Facciamo un giro intorno alla pianta per renderci conto dello spazio che lei prende nell'oliveto e per darci un'idea generale delle sue condizioni. Quindi come sta la pianta? Cosa dobbiamo fare? Beh, è una pianta molto vigorosa, è stata potata 2 anni fa, non ha riemesso molti succhioni, questo perché lasciamo le cime, e anche se è una pianta di buoni 6 metri, riusciremo tranquillamente a potarla da terra. Ci troviamo di fronte a un bellissimo esemplare di leccino, specie molto produttiva, l'olio è fruttato e fa una buona quantità di olive. Hai visto come si faceva una volta, vedevi le piante dentro totalmente spoglie, vedevi le branche secondarie con la fraschettina solo all'esterno e il ramo tutto spoglio che va sulla branca principale. Quelli sono tutti i tagli che vengono fatti in più che non servono a niente, perché se la pianta ha prodotto quei rami vuol dire che a qualcosa servono. Una volta che abbiamo girato intorno alla pianta ci possiamo già immaginare quali saranno le punte che noi lasceremo, perché la forma della pianta si basa sulla punta. Scegliendo la punta poi possiamo potare in base alla punta tutta la pianta sotto o la branca principale. Quindi oggi usiamo il vaso policonico semplificato, che è un metodo che è stato elaborato per rispettare la pianta e allo stesso tempo però ridurre i tempi di potatura per non spendere troppo, questo per rendere sostenibile la gestione di un oliveto. Il termine semplificato a volte può essere fuorviante, perché è vero che ci permette di gestire la pianta con minor tempo, ma per farlo bisogna fare i tagli giusti e per fare i tagli giusti bisogna conoscere appieno il comportamento della pianta, per cui ci vuole una grande conoscenza a monte di come si comporta l'olivo. Terza fase, iniziamo ad essere operativi, dobbiamo tagliare le sicurezze. Che cosa significa? Le sicurezze sono quei rami che sicuramente non ci serviranno per produzione di olive e che potrebbero levare energia a tutto il resto della pianta, quali i succhioni o polloni. Quindi togliamo tutto quello che siamo sicuri che vada tolto. Sì. A primo impatto vedo che già ci sono dei rami molto vicini alla base che ci potrebbero dare noia per sistemare le reti, perché se quei rami fanno dei frutti si piegheranno fino a toccare la terra. Quella è una sicurezza, possono essere elevati. Ok, allora li tolgo io. Allora, guarda, vieni a vedere anche il giusto punto. No, sempre rispettando il collare di cicatrizzazione, è meglio sempre qualche millimetro sopra che qualche millimetro sotto, perché se bruciamo il collare di cicatrizzazione la pianta perde le informazioni genetiche che ha sul collare per ricicatrizzare. Benissimo, questo è il taglio giusto, vedi, hai rispettato il collare di cicatrizzazione che è questa linea circolare alla base del ramo. E poi il taglio è molto pulito, bene. Vai. Promossa. Partirei levando sempre le sicurezze che sono i succhioni che si producono dentro la dorsale. Vado a levare solo i succhioni che hanno più vigore. Questo perché? Perché è importante lasciare dei piccoli rami che fanno scorrere linfa sulla dorsale. Con l'Helium si riesce ad arrivare ad altezze significative senza usare scale, a tagliare rami anche di 3,5 cm. Ormai dovrebbe essere chiaro per tutti, non si utilizzano più le scale per potare le piante, ci sono degli attrezzi appositi, si possono gestire le piante in modo da rimanere sempre in sicurezza. Qui c'è un bel taglio da fare. Con questo tipo di potatura in 10-15 minuti la pianta è già fatta, è tutta fatta, più si è esperti più si va veloci naturalmente. Questo è molto importante perché quando c'è un grosso oliveto da gestire i tempi bisogna che siano rapidi. Oltre 10 minuti di potatura si va verso l'accanimento sulla pianta.
perché nei primi 10 minuti già riusciamo a levare tutto quello che veramente ci dà noia. Sto continuando a togliere i rami sulla dorsale che stanno prendendo troppo vigore. Già che ci sono, levo anche questo ramo che sta prendendo troppo vigore. Iniziava qui, andava qui, mi faceva ombra alle frasche sotto. La forma del vaso policonico serve a questo, il cono fa entrare la luce da sopra a sotto, le frasche che stanno sopra non vanno a fare ombra su quelle sotto. Qui vado a levare questa frasca che sta uscendo troppo dal cono e mi sta facendo ombra a quelle sotto. Con tutti questi potatori sto imparando anche io. Adesso sto finendo di pulire le dorsali, c'è rimasto giusto da togliere qualcosina. Ecco, ora dentro bene o male abbiamo finito, possiamo iniziare dalla cernita delle punte a scendere a rinnovare la frasca. Con la pulizia si vedono già bene i 4 coni di questa pianta e adesso andiamo a fargli la punta al cono. Arriva altissimo lo svettatore. Adesso tolgo tutti i rami secondari che si inseriscono nella branca primaria, che hanno raggiunto un diametro che è pari o maggiore alla metà del punto dove sono inseriti sulla branca primaria. Quindi praticamente bisogna togliere tutti quei rami che rischiano di diventare più grandi della nostra branca principale. Questa pianta si distribuisce su 4 coni, l'uno a specchio dell'altro. C'è questo ramo che sta andando in basso, sta coprendo e addirittura è andato sopra le branche sottostanti, ha un bellissimo ramo di rinnovo sopra e lo togliamo. Abbiamo tolto un ramo che andava sopra alle branche sottostanti, per cui toglieva luce sotto e in più era disordinato, si intrigava, poteva creare danni di sfregamento. La percentuale di potatura è tra il 20 e il 30%, di solito la regola dice pianta forte, potatura debole, pianta debole, potatura forte. Quinta e ultima fase, la sistemazione delle frasche con la rimozione del secco e di quello che è già esausto. Quest'ultima operazione con le forbici è importante perché la ordini ancora di più la pianta. Deve entrare luce, deve entrare aria e se c'è un ramo che incomincia a essere vecchio, me lo dicono anche i licheni, guarda. Questo è secco, è pieno di licheni, il ramo esausto, via. La pianta d'olivo ha un tot di energie a disposizione per fare le olive. Se te levi le frasche che non ti servono o che magari sono troppo in alto o che quelle lì che fanno ombra, quelle in basso, tu le levi alte, le olive che lei avrebbe fatto su quella frasca, la pianta se le fa sulla frasca sotto. Agevoli anche la raccolta. È compiuta l'opera? Sì, ci siamo. C'è molta più aria nella pianta, si vede bene. Adesso dove arriveranno le olive? Le olive arriveranno dalla cima fino a giù sotto. Sarà tutta bella piena di olive, speriamo, non si sa mai con questo clima. Nicola, hai fatto prima un commento molto interessante, perché vedi in questo tipo di potatura rispecchiarsi i 3 principi etici della permacultura. Sì, al rispetto della natura e andiamo a rispettare il volere della pianta, che è quello di andare verso il cielo, essendo una pianta eliofila. Facciamo pochi tagli, il meno invasivi possibile. In più c'è il rispetto della persona, perché potando da terra si eliminano tutti i problemi che può causare una caduta dalle scale. E l'equa condivisione delle risorse sta tra noi e la natura, cioè noi ci prendiamo le olive, però lasciamo la possibilità alla pianta di esprimersi, svilupparsi bene, vivere felice, quindi sostenere anche poi tutto l'ecosistema. Sempre per l'equa condivisione delle risorse è durante la raccolta che non ci accaniamo nella pianta a raccogliere tutte le olive che lei ha fatto, lasciamo qualcosa per gli uccelletti. Nicola, grazie per questa splendida lezione sulla potatura. Quando avrò il mio oliveto sarò in grado di gestire gli olivi, oppure chiamo te, magari, forse può essere importante. Ringrazio anche Arcman, vi lasciamo anche i link di Helium che ci è stato utilissimo in questa operazione. Ci vediamo al prossimo video. Se volete approfondire questo tema abbiamo altri video sul tema della potatura dell'olivo. Grazie, ciao! Dipende dalla prova della